Buongiorno a tutti, martedì 9 luglio, come sempre potete notare la location, dove siamo? Al G-Medical, oggi in compagnia di un graditissimo ospite, nonché il mio primo sul mio canale YouTube, sei onorato, vero? Onoratissimo. Edoardo Siddi, vabbè, lo riconoscete, di giornalista di Tutto Juve, di Radio Bianconera e di tante altre cose, no, in verità di queste due cose. Edo, alle nostre spalle c'è, fatti vedere, apriti un po', alle nostre spalle chi c'è? C'è Szczesny, si facciano gli autografi, perché oggi qua è giornata di visite, ma soprattutto è giornata di visite di Cristian Romero, che arriva dal Genoa, classe 99, difensore centrale argentino. 98, no, rifaccio il video, sbaglio tutto. Rifallo. No, invece ripartiamo, non lo rifacciamo, il bello da diretta, anche perché sono troppo stanco per rifare un video, che però oggi, terminate le visite mediche, tornerà al Genoa in prestito. Allora un commento? Ma è un'operazione che la Juve sta facendo spesso, queste di questo tipo, sia cercare di arrivare prima su questi giovani talenti, soprattutto in difesa, perché ci aveva provato con Caldara, poi ha scelto una strada diversa, lo sta facendo con De Ligt, l'ha fatto con Demiral e anche con Romero. Non c'è spazio per lui adesso alla Juve, quindi un altro anno in prestito e poi la Juve valuterà magari se sarà pronto per il futuro, però la certezza è che la Juve non vuole farsi cogliere impreparata dagli addii, che comunque prima o poi dovrà arrivare, soprattutto di Giorgio Chiellini, ma anche comunque Bonucci prima o poi dovrà smettere. La Juve vuole essere prontissima ad avere i giocatori pronti a raccoglierne le dita. Oggi qua al G-Medical abbiamo visto le prime visite, perché ricordiamo domani inizierà ufficialmente il precampionato bianconero, quindi con il primo allenamento sotto lo sguardo attento di Maurizio Sarri. Quindi abbiamo visto stamattina Szczesny, che avete visto anche qua alle mie spalle, c'era Pinsoglio, Douglas Costa, ecco, quindi Douglas Costa che però grandissime motivazioni, vuole rimanere alla Juve e secondo te alla fine rimarrà? Sì, secondo me alla fine rimarrà, perché a parte che non ha grandissimo mercato, quindi non era questa la sessione ideale per vendere un giocatore come lui, che vale molto più di quello che ha fatto vedere la scorsa stagione. Poi ha avuto comunque la benedizione di Maurizio Sarri in conferenza, mentre alle nostre spalle applaudono Szczesny che va via. Sperando di essere investiti, no, siamo abbastanza... Anche a me manca poco alle fede, quindi è sempre una grossa beffa. Abbastanza lontani, no, dicevo, ha avuto comunque una benedizione importante da Sarri in conferenza, non è banale alla prima intervista, alla prima dichiarazione evidenziare così tanto il gradimento per un giocatore. Lui l'ha raccolta al meglio, tornando prima, cercando di rimettersi in pari e farsi trovare addirittura super pronto per l'inizio del ritiro, e credo che questo possa essere l'anno della svolta per lui, in cui prendersi davvero la Juve. Sappiamo che dipende da lui, perché comunque le qualità non gli sono mai mancate, forse di testa a volte non c'è stato al 100%, però se riuscirà a essere sempre concentrato, la Juve ha trovato un top player già in casa. Ti faccio una domanda che credo che nessuno finora ti abbia fatto, ma quando arriva Matthijs de Ligt? Strano, non lo chiede nessuno, ma il quando in realtà è complicato da dire, perché devono ancora accordarsi Juve-Ajax, è questione davvero di dettagli. Possiamo dire che arriva, questa è la certezza. Beh, questa ci sarà una notizia e ti assumi le tue responsabilità. Mi assumo le mie responsabilità, il quando vediamo, serve un po' di pazienza, dai, però già il fatto di non temere troppo eventuali beffe direi che può far stare tranquilli. E poi ci sarà, io l'ho definita la cosiddetta seconda fase del mercato, ovvero vendere. Chi ti aspetti che possa partire e soprattutto ti aspetti che la Juve riesca a fare grandi soldi? Perché io ho qualche dubbio. La Juve lavorerà più per per alleggerire il monte ingaggi, mentre sui prezzi ai cartellini secondo me sarà molto complicato. Sì, sono d'accordo, perché la Juve comunque ha tanti giocatori che sono di qualità ma che non hanno tanto mercato, anche per questioni di età. Un nome per esempio è Blaise Matuidi, che è un giocatore che alla Juve ha dato tanto, è stato fondamentale. Di cui ha parlato Leonardo alle Parisienne nelle ultime ore, quindi bisogna monitorarla, no? Perché c'è stata un'apertura da parte di Leonardo a Matuidi, inusuale, strana, sì, strana, se vogliamo, però è un fronte da monitorare. Ha espresso molto gradimento per Matuidi, quindi un fronte da monitorare. Ecco, tra l'altro magari una destinazione di questo tipo potrebbe portare soldi veri alla Juve, comunque soldi rispetto a un giocatore come Khedira, che molto probabilmente non frutterà granché a livello appunto di incassi, ma comunque sarà un ingaggio importante da eliminare, perché il monte ingaggi della Juve comunque comincia a crescere sempre di più. Poi c'è la questione Perin da sistemare, c'è João Cancelo che rimane in uscita nonostante l'addio. Stai facendo arrabbiare i nostri amici da casa, dispiace, perché ogni volta che citi Cancelo in uscita io perdo un follower. Mi dispiace, ecco, però seguitelo lo stesso, l'ho detto io tanto. No, purtroppo la questione è questa, la Juve continua a ascoltare le offerte per Cancelo. Il City non ha ancora fatto un'offerta seria, diciamo così, però la sensazione è che prima o poi l'offerta giusta arriverà. Sì, perché la Juve vuole 60 milioni di euro, il City in questo momento temporeggia, però credo che a fuoco lento andrà via Cancelo sicuramente dalla Juve, anche perché la Juve là vuole un terzino che rispetti maggiormente la fase difensiva. Ti do un dato, per la prima volta, oggi credo che sia tipo la 70ª visita medica che facciamo, c'è l'ombra, infatti, nuvole, gradiamo particolarmente. Allora Edo, io chiudo il video dicendo sempre, se siete tifosi della Juventus iscrivetevi al canale YouTube di Romeo Agresti, mettete like ai video, ma tu ti sei iscritto? Io sono iscritto, ho anche commentato l'altra volta, mettete like ai video di Romeo Agresti, seguitelo, tanto arriva sempre prima lui, quindi
insomma, seguitelo tutti. Magari. Un abbraccio e grazie a Edoardo Siddi, seguite anche lui sui suoi canali, non ha ancora YouTube ma pare che ci stia lavorando per il futuro. Molto futuro. Un abbraccio.